Gli Etruschi avevano un concetto molto vivido, quasi celebrativo del mondo dell'aldilà, ma arrivarci era la sfida. Quello che garantiva la vita futura non era il buon comportamento di una persona durante la vita terrena, bensì il fatto che si riuscisse a completare con successo il viaggio pieno di insidie che portava alla destinazione finale. Per arrivarci era necessario attraversare il mondo sotterraneo, dove il dio Aita regnava supremo. Bello e malinconico, il dio Aita indossa un emblematico cappuccio, una testa di lupo con le mascelle spalancate, che suggerisce i pericoli che ci attendono. Accanto a lui troviamo la sua delicata ma macabra compagna, con serpenti attorcigliati fra i capelli. Il suo nome Persipnei dice tutto. Lei non è altro che Persefone e lui è Ade. I signori degli inferi dei Greci erano stati adottati dagli Etruschi ed è proprio il loro regno che i morti devono attraversare. Completare con successo questo viaggio era la garanzia per riuscire a godere della vita eterna. Il viaggio consisteva nell'attraversare il mare e la terra. La cavalcatura preferita era un cavallo di mare chiamato ippocampo, ma coloro che temevano che l'animale potesse imbizzarrirsi con le acque mosse potevano scegliere un equilibrato mulo serpente. La temperatura poteva scendere bruscamente, ma quello che era davvero spaventoso era la forza dell'acqua che batteva senza sosta contro le rocce. Per gli Etruschi il generatore di questa turbolenza era una creatura mostruosa conosciuta con il nome greco di Tifone. Le sue zampe di serpente agitavano le acque e le sue potenti ali sbattevano i venti con la frenesia di un tifone. Abitante delle sfere sotterranee, Tifone a volte si sfogava lasciando eruttare vapore e lapilli con un'eruzione vulcanica. Ma nel mare la sua forza era la più temuta e con una mossa geniale gli Etruschi trasformarono questo potente nemico in un alleato. Addomesticato, con le sue zampe di serpente attorcigliate in modo decorativo e con degli occhi inseriti nelle ali per respingere il male, lui divenne un guardiano vigile, pronto a proteggere il viaggiatore solitario. La sirena dei Greci che attirava gli ignari verso la costa rocciosa con il canto melodioso è stata trasformata dagli Etruschi in un uccello piacevolmente paffuto, presente per calmare le acque e tubando per incoraggiare il cavaliere che passa. Serpenti barbuti che sorgevano all'improvviso dalle profondità venivano affrontati di petto, si spera, da uno dei grandi eroi del passato. O era ancora peggio quando un'idra dalle molte teste spuntava in mezzo alle rocce in basso. A questo punto era necessario Ercole per mozzare una testa dietro l'altra man mano che si rigeneravano. Ma aspetta, il dio eroe è sotto attacco, prendi questa! Il trionfo di Tritone. E così via. Il viaggiatore procedeva con coraggio per affrontare i pericoli che lo attendevano sulla terraferma. La storia dell'eroe greco Perseo illustra molto chiaramente che cosa ci si aspettasse in questo tipo di incontri. Una volta l'eroe aveva catturato le sorelle Gorgoni mentre fuggivano e sguainando la sua spada aveva ucciso l'orribile Medusa. La sua testa staccata diventava un emblema protettivo molto potente. Gli Etruschi la usavano nell'arte funeraria e adornavano i tetti dei loro templi con maschere di terracotta colorata come questa. Per tutta la durata del viaggio, il defunto veniva accompagnato da 2 psicopompi o spiriti guida, che erano pronti ad intervenire al primo segnale di pericolo. Vant andava avanti illuminando il passaggio tenebroso con una torcia fiammeggiante e il suo compagno dal naso a becco, chiamato Carun, nonostante il suo aspetto minaccioso e il fatidico martello che serviva a chiudere la porta definitivamente al momento del passaggio, era lì, pronto ad aiutare per bloccare ogni pericolo incontrato lungo la via. Un letto, preparato per trascorrervi momenti di riposo nella vita dell'aldilà, significava, in sintesi, che entrambe le sezioni del viaggio erano state completate con successo. Tifone, precedentemente il terrore dei mari, ora fissa in una veglia ininterrotta la testata del letto, mentre Cerbero, il cane d'attacco rabbioso incontrato alla fine del viaggio terreno, è diventato un attento protettore con una graziosa collana di vipere intorno ai suoi 3 colli.
Ora fermiamoci un momento per considerare la possibilità che il passaggio possa non andare a buon fine. Qui un uccello dalla testa umana, conosciuto come arpia, ha afferrato due uomini ed è evidente che non è possibile sfuggire alla sua presa fatale. Ma se loro avessero preso alcune precauzioni, questa situazione avrebbe potuto essere evitata. Ad esempio, questo minuscolo anello funerario in oro, che raffigura un'arpia sopra, una sfinge dal corpo di leone al centro e un ippocampo nella parte inferiore, era stato concepito nello specifico per invocare il trio come guardiani del cielo, della terra e dell'acqua, e in tal modo fornire protezione per tutta la durata del pericoloso viaggio che si prospettava. È importante per noi oggi renderci conto che questo anello non era un semplice gioiello che veniva indossato come ornamento personale o come dimostrazione di ricchezza, ma era invece un potente amuleto, carico di poteri simbolici, che poteva trasformare un'arpia da spaventoso predatore in un caloroso e accogliente uccello dalla testa umana, che faceva gesti incoraggianti ed emetteva di tanto in tanto un pigolio confortante. Ora che ci siamo fatti un'idea dei pericoli del viaggio, siamo pronti ad affrontare quell'intrigante questione. Un passaggio lungo una strada scavata nella pietra, cui fatto da un uomo e sua moglie nel loro carro funebri, potrebbe essere considerato come una simulazione del viaggio nell'aldilà. La notevole penetrazione di queste strade nel plateau di Tufo conduceva le persone in quello che poteva facilmente essere sentito come un regno sotterraneo, con le forze di questo regno che si manifestavano di frequente per l'Etruria del Sud, dove i gas solforosi possono ancora oggi sgorgare in pozzanghere insignificanti. Sarebbe stato naturale pensare che il mondo dell'aldilà e i suoi curiosi abitanti erano a portata di mano. Ma quale prova abbiamo a supporto di questa ipotesi? I resti archeologici sono di aiuto, ma solo fino ad un certo punto. A Norchia ci sono 3 di questi passaggi scavati nella pietra, divenuti ora impenetrabili, che conducevano a tombe già accessibili dalla strada principale attraverso il sito. La domanda che quindi sorge spontanea è se la discesa lungo questi corridoi di pietra fino a queste tombe avrebbe potuto servire come passaggio rituale nell'aldilà. Questa ipotesi è compatibile con i portali simbolici scolpiti in rilievo in molte di queste tombe a Norchia e altrove. La cosiddetta porta falsa, che vediamo qui a Barbarano, fornisce una linea di demarcazione tra questo mondo e il prossimo. Così il viaggio simbolico, in particolare il percorso di terra, potrebbe essere stato concepito come se ubicasse su una tagliata di approccio per terminare poi con il passaggio simbolico al mondo dell'aldilà attraverso la porta falsa. Un ulteriore livello significativo si aggiunge a questa interpretazione con la teoria che una strada scavata nella pietra non portasse solo nell'aldilà, ma anche al dominio della dea della terra, Chel, che personificava la forza della vita all'interno della terra stessa. Benché di questa dea non ci siano delle rappresentazioni affidabili, questa figura materna da Capua ci trasmette l'idea del suo ruolo generativo come madre terra. Così il fatto di attraversare una strada scavata nella roccia poteva essere visto non solo come una discesa nelle regioni inferiori, ma come un percorso verso una vita nuova o rinnovata. Tutto questo ci conduce al nostro più vivace testimone della forza vitale contenuta nella terra, cioè Tages. Sorto egli stesso da un solco profondo nella terra, ci ha portato a conoscenza non solo degli dei degli Etruschi, ma è proprio il modo in cui è venuto alla luce che sarebbe stato un faro di speranza che illumina il viaggio verso la vita futura. Il ruolo così ipotizzato per le strade scavate nella roccia poteva essere quello di dare al corteo funebre l'opportunità di accompagnare il deceduto fino al momento del passaggio alla futura eterna, o perlomeno poteva servire come una prova per quell'evento. In entrambi i casi, il pensiero che i membri della famiglia potessero stare vicini al defunto durante il difficile viaggio offriva conforto a tutte le persone coinvolte. Ma quello che di fatto può essere successo nella cerimonia durante il transito su una di queste strade naturalmente resta per noi sconosciuto.
Che fossero preghiere o incantesimi arricchiti da musiche e canti, o forse il fatto stesso di trovarsi qui tra queste pareti ripide e strette, era sufficiente a creare la sensazione di un passaggio finale ed irrevocabile nel mondo dell'aldilà.